Come va? E bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Allora, prima di parlarvi dei famosi 500 euro più tutte le altre novità, il 1200 eccetera eccetera, mi raccomando, ricordatevi che ho attivato da poco la chat del mio canale, quindi una chat riservata a voi che siete iscritti al mio canale di YouTube e ovviamente se avete domande, dubbi o quant'altro potete accedere a questa chat. La trovate semplicemente andando qui sotto nella descrizione del video e cliccando sul primo collegamento. Quello è il mio sito internet ufficiale, mi raccomando, ce n'è solo uno ed è quello che trovate qui sotto in descrizione, non ce ne sono altri. Nel momento in cui aprite il sito internet e appare la schermata rossa con tutto l'elenco delle opzioni, delle informazioni e quant'altro, c'è un menu con scritto che potete accedere alla chat riservata a voi. Quindi mi raccomando, vi aspetto in chat e ci vediamo dall'altra parte. Bene, chat a parte, oggi vediamo una domanda che ho ricevuto in questi giorni da uno di voi. E la domanda è questa: ho rinnovato ieri l'assegno di inclusione. Eventualmente, quando pagheranno il bonus da 500 euro? Direi che è un'ottima domanda. Allora, rispondiamo subito che questa domanda, secondo me, va bene per il 90% delle persone che guardano il mio canale. Allora, visto che hai rinnovato l'assegno di inclusione ADI proprio ieri, o comunque qualche giorno fa, a sto punto ti trovi in un momento abbastanza cruciale riguardo il bonus ponte da 500 euro. Quindi, come è emerso fuori dalle recenti comunicazioni, il governo avrebbe stanziato un contributo straordinario che arriverebbe fino a 500 euro per le famiglie che hanno esaurito le prime 18 mensilità di ADI a giugno di quest'anno e quindi si trovano proprio nel mese di sospensione, luglio, prima del rinnovo. Quindi cosa sappiamo sui tempi di erogazione, quindi di pagamento di questo bonus? Io mi sono segnato 3 punti, ok? 3 punti, quindi partiamo dal primo punto. C'è la necessità di un provvedimento. Adesso poi vediamo se quando uscirà questo video questo provvedimento è già uscito oppure no, lo scopriremo vivendo. Comunque il bonus ponte non è automatico, sebbene siano stati stanziati i fondi, circa 234 milioni di euro, giù di là, stiamo aspettando questo provvedimento attuativo, che praticamente è un emendamento a un decreto già approvato in pratica, per farla breve. E in pratica cosa succede? Che definisce le modalità e i tempi precisi di erogazione. Quindi stiamo aspettando tutti quanti. Secondo punto, le tempistiche stimate. Una volta che viene approvato o sarà o è già stato approvato quello che sia il provvedimento per questi bonus ponte, l'INPS alla fine poi cosa dovrà fare? Dovrà fornire le istruzioni operative, cioè come muoversi. Le prime indicazioni suggeriscono che il bonus potrebbe arrivare a settembre di quest'anno. Alcune fonti hanno ipotizzato un pagamento già a luglio o agosto, ma la maggior parte delle informazioni più recenti indica settembre come il periodo più probabile
per l'erogazione di questo bonus una tantum, e secondo me coinciderà giusto con l'inizio dei pagamenti della carta dedicata a te. Terzo punto, perché lo stop di luglio? Il bonus serve a coprire il mese di stop obbligatorio previsto dalla normativa ADI tra il primo ciclo di 18 mesi e il successivo rinnovo di 12 mesi. Quindi, avendo rinnovato a luglio, ti trovi proprio in questo mese di transizione. Quindi, in sintesi, riassumendo tutto, nonostante tu abbia rinnovato l'assegno di inclusione ADI, il bonus da 500 euro non ti sarà erogato immediatamente, ma probabilmente, come ho detto, se ne parla poi per settembre, una volta che ovviamente sono definite le modalità operative da parte dell'INPS, approvato il decreto specifico, le istruzioni, non istruzioni, bla bla bla. Ti consiglio comunque di monitorare attentamente le comunicazioni ufficiali dell'INPS e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per avere la data esatta di accredito. Ma non basta, è importantissimo, lo dico così, importantissimo, che ti iscrivi al canale, al mio canale, e attivi anche la campanellina, così almeno appena ci saranno subito delle novità verrai immediatamente informato o informata tramite la campanellina di YouTube. Cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione, parliamo sempre di pagamenti. Allora, parliamo di un tema che interessa molte persone, tante. Sto parlando del trattamento integrativo, che molti conoscono con il nome di bonus Renzi da 1200 euro, e come lo chiamo tuttora io, bonus Renzi. Parentesi, ma non perché mi sia simpatico o antipatico, perché l'ho memorizzato così e quindi un bel momento continuo a chiamarlo bonus Renzi, ma non è una questione, cioè una questione di mia impostazione mentale. Quindi avete capito bene, hai capito bene, 100 euro al mese. Se non l'avete ricevuto direttamente in busta paga, e stiamo parlando dei lavoratori dipendenti, non ti devi preoccupare, ve l'ho sempre detto qui sul canale, in linea generale non è un problema, perché puoi e potete ancora recuperarlo. E allora tu dici, come? E come fai a recuperare questi soldi? È semplice, con la dichiarazione dei redditi, cioè proprio dritto e filato. Quindi usando o il modello 730 o il modello redditi, l'ex modello unico, che anche questo io continuo a chiamarlo modello unico perché modello redditi sembra proprio il modello redditi della serie, vabbè, lasciamo perdere. Quindi se sei o siete dei lavoratori dipendenti, avete e hai i requisiti per poter recuperare il tuo bonus. Perché? Perché è un tuo diritto, ok? Altra domanda, chi lo riceve subito e chi lo recupera? Quindi facciamo un po' di chiarezza. Questo trattamento integrativo o bonus IRPEF, bonus Renzi, chiamalo come vuoi, spetta a certe categorie di lavoratori. E se ad esempio percepisci la NASPI, l'INPS te lo accredita direttamente senza bisogno di fare domanda. Quindi, come ti ho detto prima, l'importo massimo è di 1200 euro, 1200 euro all'anno, calcolato ovviamente in base al tuo reddito complessivo. Però per i lavoratori dipendenti non arriva sempre in busta paga. Attenzione, ed è qui allora che, come vi ho detto, entra in gioco la dichiarazione dei redditi. Tra l'altro anche colf e badanti dovranno fare la dichiarazione, perché il loro datore di lavoro non è un sostituto di imposta e non può pagare il bonus direttamente in busta paga. Attenzione. Quindi, quando arriva questo benedetto rimborso?
Ottima domanda. I tempi, se usate il 730, variano in base a quando inviate la dichiarazione. Quindi la risposta è molto semplice. Più siete veloci e prima vedrete i vostri soldi arrivare. Un'ultima importante precisazione è che non tutti hanno diritto al bonus. Quindi se avete dei redditi molto bassi e rientrate per esempio nella no tax area, cioè in pratica non pagate l'IRPEF, non pagate le tasse per capirci, purtroppo non avete diritto al trattamento integrativo, perché questa è un'integrazione all'IRPEF dovuta. Quindi se non avete visto il trattamento integrativo, mi raccomando, usate la dichiarazione dei redditi per recuperare i vostri preziosi 1200 euro. A questo punto spero che questa parte di video vi sia stata utile e se sia servita a qualcosa. E come sempre mi raccomando, se avete dubbi o domande commentate qui sotto a questo video, perché tanto lo sapete che i commenti li leggo tutti. Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, ricordatevi che vi aspetto in chat e trovate il collegamento qui sotto in descrizione del video, cliccate sul primo collegamento, descrizione del video, cliccate sul primo collegamento, quello è il mio sito internet ufficiale e poi da lì si può, diciamo, entrare in chat, ok? Io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre qui sul mio canale di YouTube. A presto, ciao!